Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questa è la vostra prima volta qua. Oggi faccio un nuovo video e oggi parlo di un argomento abbastanza interessante secondo me. Oggi vi parlo dell'argomento di viaggiare, nello specifico viaggiare e gli americani, perché non voglio dire che è un tipo una verità assoluta, ma in generale gli americani tendono di non viaggiare fuori gli Stati Uniti. Ovviamente per me questa verità non mi include. Comunque, in generale, direi che gli americani, e ci sono le statistiche che sostengono questa cosa, che in generale gli americani non viaggiano fuori gli Stati Uniti. In realtà solo il 40% degli americani hanno un passaporto, quindi meno di una metà della popolazione ha il loro passaporto, e da un sondaggio che è fatto in 2020 solo 64% degli americani non sono mai andati fuori gli Stati Uniti per qualsiasi ragione, e il 16% degli americani che sono andati fuori gli Stati Uniti sono andati in Canada o Messico. Quindi questo significa che il percento della popolazione che è andata fuori gli Stati Uniti, fuori Canada, fuori questa zona con Canada e Messico, l'America del Nord, è solo circa 25% della popolazione degli americani. Quindi è un numero abbastanza basso, ovviamente, e decisamente ci sono un sacco di ragioni per questo fatto che gli americani non tendono a viaggiare. La prima ragione per cui questa cosa esiste è che ovviamente gli Stati Uniti sono molto grandi. In realtà gli Stati Uniti sono 33 volte più grandi dell'Italia, quindi abbastanza più grande. Ma di questo numero forse non c'entra niente con questo video, ma qua abbiamo circa 5 volte più grande la popolazione dell'Italia, ma la nostra terra è 33 volte più grande, quindi siamo molto più tipo appartati, non lo so, c'è un sacco di terra qua per tutti gli americani. Ma parlandoci, gli Stati Uniti sono come una terra, come i climi, gli Stati Uniti sono molto diverse, tipo la nostra geografia qua è molto molto diversa. Non so se sia un fatto, e in realtà ho avuto un po' di problema di fare la ricerca per questa cosa, ma credo che il mio paese sia il paese più diverso con la geografia, con la terra in tutto il mondo. Direi che abbiamo tutti i climi, tranne forse per le foreste pluviali, perché qua ci sono i deserti, le montagne, i prati, i pianuri, le tundre, l'oceano, laghi, fiume, tutte le cose, non so, è un paese molto diverso perché è molto molto grande. E io personalmente viaggio un po' tanto, quindi dei nostri 50 stati ne sono andati in 36, quindi abbastanza. E questa cosa mi diverte sempre quando parlo della nostra grandezza, della nostra dimensione con i miei amici italiani, specialmente quando parlo delle distanze in cui in passato ho guidato, perché se guidassi per 20 ore in macchina a tipo 120 km all'ora per 20 ore senza fermarsi, potresti stare solo proprio nel mezzo del paese, quindi ci vogliono circa 40 ore in macchina senza fermarsi per guidare attraverso il paese intero. E questo viaggio ci vogliono circa 6 ore in aereo per andare da New York a California, quindi è un paese molto molto grande, e ovviamente non include tipo Hawaii e Alaska. E un'altra statistica è che nel 2016 la cifra media del numero degli stati in cui gli americani sono stati era solo
12. Quindi un americano immediatamente è andato solo in 12 stati sui 50. E la seconda cosa è la ricchezza della nostra cultura, cioè le nostre culture, perché alla stessa volta, perché siamo un paese molto grande, ci sono un sacco di culture diverse qua. Ovviamente in totale, in generale, siamo tutti americani, ma ci sono le differenze non solo tra le regioni, ma anche tra gli stati. Ad esempio, so che il mio comportamento qua in New Jersey, in New York, se andassi tipo in Mississippi, in Alabama, gli stati più settentrionali, so che sarei considerato forse un po' maleducato con come mi comporto. Semplicemente il modo in cui viviamo qua su è diverso dal modo in cui vivono qua giù, quindi o laggiù. Quindi è una cosa molto interessante secondo me. Quindi è possibile per tipo guidare per 6 ore e stare in una zona un po' diversa dalla loro. Per viaggiare qua ci sono un sacco di culture da esplorare, ci sono un sacco di stati ovviamente, e ogni stato direi ha la loro cultura abbastanza diversa, abbastanza unica. Decisamente tra le regioni questa cosa esiste di più. E una cosa divertente secondo me è che ovviamente abbiamo gli accenti diversi qua. Non direi che abbiamo i dialetti, magari abbiamo tipo le parole diverse per un paio di cose. Ci sono le differenze tra le parole che usiamo negli stati, nelle regioni, ma direi che non abbiamo i dialetti, ma decisamente abbiamo gli accenti. In realtà è possibile che se andassi tipo proprio nel sud, tipo in Mississippi, in Alabama, che avrei un po' di problema di capire le persone, a volte decisamente le persone abbastanza vecchie, perché gli accenti qua potrebbero essere abbastanza forti e decisamente si potrebbe avere un problema di capire altre persone. E un'altra cosa sarebbe che in realtà gli americani sono un po' scettici, tipo c'è un scetticismo dei paesi stranieri. Questa cosa esiste davvero e purtroppo c'è un po' di un'ignoranza qua per i paesi stranieri fuori questa terra. Infatti la nostra cultura non mette un'enfasi sui paesi stranieri, su andare in questi paesi stranieri, sull'imparare delle culture diverse, su vivere una cultura diversa dalla nostra. E questa è una cosa brutta secondo me, perché ovviamente mentre la mia cultura secondo me è abbastanza figa, abbastanza interessante, ci sono un sacco di culture diverse nel mondo da cui potremmo imparare una cosa, ma purtroppo la mia cultura non enfatizza questa cosa di imparare dai paesi, dalle persone straniere, dagli stranieri in realtà. E magari in futuro questa cosa cambierà, mi piacerebbe tanto, perché decisamente gli americani tendono ad essere abbastanza ignoranti, e decisamente è uno dei nostri difetti, e decisamente non è solo uno stereotipo, ma forse una generalizzazione, ma sì, è abbastanza vero. E non voglio dire che il nostro governo ci ha fatto il lavaggio del cervello con questa cosa, ma decisamente per qualche ragione gli americani tendono a pensare che i paesi stranieri possono essere pericolosi. Non so perché questa cosa esiste. C'è sempre il soggetto di terrorismo e che oh no, non si può viaggiare tipo in Europa, in Africa, in Asia, non lo so, perché ci sono i terroristi. Ovviamente è vero che ci sono i terroristi nel mondo, ma ovviamente è un piccolo numero. Quindi in realtà il sito web
per viaggiare qua in America, tipo Department of State, qualcosa del genere, dice di stare attento se andassi in Italia per le ragioni di terrorismo. Tipo ci potrebbero essere gli attacchi, gli atti di terrorismo in Italia, in qualsiasi paese in realtà. Anche forse in Canada il sito web direbbe così, ovviamente completamente non ha senso. Non è vero, ovviamente. No, sì, ma questa è una cosa che il nostro governo fa. È un po' colpa delle notizie, tipo notizie in TV. Odio la notizia in TV, non la guardo mai perché è bruttissima e cattivissima per la mente, ma decisamente la media. Ovviamente nelle notizie qua, tipo un paese nel mondo è solo, tipo nella notizia se ci fosse un problema, se tipo ci fosse un attacco, ci fosse un disastro di natura, tipo un disastro naturale. Quindi questa cosa crea una propensione abbastanza negativa per questi paesi, che non è vero. E infatti nella mia famiglia, in passato un paio di membri della mia famiglia, un paio di miei parenti hanno espresso tipo una preoccupazione per me quando viaggio da solo in Europa, tutto nel mondo. E sì, uno dei miei parenti in passato mi ha detto sì, sarebbe bello andare tipo in Germania o qualcosa del genere, ma non sarebbe così sicuro, tipo non c'è la sicurezza che abbiamo qua in America. E questo è una bugia, ovviamente, e mi fa ridere un po'. E un'altra cosa, forse uno stereotipo che è assolutamente vero, è che qua abbiamo una cultura di lavoro, di lavorare abbastanza forte. C'è un'enfasi grandissima su lavorare e su guadagnare i soldi, tipo capitalismo. E odio questa cosa e provo a vivere la mia vita in confronto a questa cosa, contro questa cosa. Non mi piace per niente questa cultura di lavorare qua. E un'altra cosa è che il nostro governo non ha un mandato, tipo un ordine che le aziende qua devono dare ai dipendenti, tipo le ferie pagate. Ma è vero che di solito la norma è per un'azienda di dare tipo 12 giorni di ferie pagati o forse 2 settimane di ferie pagate, ma non è un obbligo qua, ma ovviamente le aziende lo fanno. Ma la cosa divertente, in un modo triste, è che gli americani tendono di non prendere queste ferie. Infatti in un altro sondaggio 54% dei dipendenti hanno i sensi di colpa per prendere questi ferie, per prendere un giorno libero. E ovviamente un risultato della nostra cultura di lavorare qua. Non concordo per niente con questa cultura e infatti in 2018 c'era una media di 17,4 giorni pagati presi, tipo sì, un po' più di 2 settimane di ferie pagate che erano presi. E in quello stesso anno c'erano 768 milioni di giorni pagati che non erano presi. E in realtà 55%, tipo più della metà delle persone, non hanno usato tutti i loro giorni pagati, le ferie pagate. È vero che una cifra degli americani in realtà la priorità è di lavorare invece di vivere. E un'altra cosa sarebbe è che semplicemente è abbastanza caro di viaggiare fuori questo paese. In realtà costa un viaggio tipo in Europa per 2 settimane, costerebbe un sacco, tipo forse tra 3 e 5 mila di dollari per fare un viaggio così. Solo un volo, tipo per andare in Italia da qua, da New York, il volo costa quasi 1.000
di dollari, quindi è abbastanza caro di partire di questo paese, di attraversare l'oceano, un aereo e semplicemente tutte le cose. Quindi di solito gli americani tendono a rimanere qua perché ci sono un sacco di cose da fare, perché è un paese molto molto grande, ci sono un sacco di cose, ci sono un sacco di climi e in realtà sarebbe impossibile di vedere tutte le cose da fare qua, di andare in tutte le città qua, anche le città grandi, tipo ci sono un sacco, tipo New York, LA, Los Angeles, Chicago, Boston, Miami, Orlando, Dallas, Houston, non so, c'è una lista è infinita. Ha senso che gli americani non viaggiano fuori questo paese. Non concordo con questa cosa, secondo me gli americani dovrebbero viaggiare fuori questo paese, dovrebbero imparare di un'altra cultura, dovrebbero vivere in un altro paese per sperimentare la vita, per imparare una cosa della cultura diversa, come si vivono le persone diverse e come non so, come è la vita all'estero. Ok, questo è quanto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto e grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao!